Rec, we are online. Online. E benvenuti a tutti al quinto episodio della nostra web series A Modo Nostro. Per chi scopre la web series solo adesso, io sono Ambrogio Beccaria, sono lo skipper del progetto Alla Grande Mapei Racing, un progetto che ha come obiettivo fra 3 anni di partecipare al Vendée Globe, che è il giro del mondo in solitaria, su barche di 60 piedi che si chiamano IMOCA. Per fare questo progetto completamente folle abbiamo bisogno di un team folle che sta lavorando sulla nostra barca altrettanto folle. Vi porto a scoprire un po' come funziona. Nello sport si vince o si impara. Noi quest'anno abbiamo sicuramente imparato qualcosa. Alla grande! Alla grande! Grandissima! Alla grande! Yeah, alla grande! Riarmamento della barca. Prima di rimontarli è fondamentale pesarli. Il Carlos, ad esempio, qua pesa i T-bone che tengono le cime alla coperta. Riccardo, in particolare, quello che si sta occupando più di tutti nel rimontare tutti i pezzi della barca. Abbiamo un container pieno, diviso per scatole per ogni settore, dall'attrezzatura all'elettronica, alle cime. Ovviamente non è una barca semplice da rimontare perché ogni vite è custom, una lunghezza particolare, un materiale particolare, un passo magari diverso, quindi rimontare una barca come alla Grande Mapei è molto diverso da quello a cui ero abituato a fare prima, insomma. Sarò qua, rimonto i supporti dei timoni, il casque di Safà. Un'altra piccola cosa, visto che non conosco, per noi la barca è nuova, quindi è il primo anno che ci lavoriamo sopra, abbiamo anche smontato un po' alcune cose proprio per capire come sono fatte, per trovare i metodi di montaggio e smontaggio più rapidi, per essere pronti. Quanti pezzi in assoluto ci sono su una barca? No, veramente non saprei dirtelo. Voilà. Vedi, questo puoi dire che è un pezzo, ma se vuoi puoi iniziare a dire che ci sono 3, poi puoi dire che sono 4, 5, ma se puoi contare questi puoi dire che ci sono una cinquantina di pezzi. Dipende un po' come guardi le cose. E questa è tutta la saggezza di Riccardo, che ho conosciuto perché è stato il mio primo allenatore in mini, e appena siamo partiti col progetto Alla Grande Mapei ci ha chiamato subito perché voleva assolutamente far parte del nostro progetto e adesso capisco perché. Uno dei grossissimi lavori che abbiamo fatto questo inverno era di alleggerire il più possibile la barca, e l'elemento più facile da alleggerire è ovviamente il bulbo, perché è tutto piombo. Ovviamente però ci sono un sacco di regole che limitano il fatto di poterlo alleggerire il più possibile. Je suis en train de réassembler tout pour mettre tout en configuration en fonction de ce que les gars ont décidé en jauge pour que ça soit le plus optimisé possible. On peut changer le poids du bulbe et donc dans ce qu'on appelle les pockets ici, tu peux mettre du poids, des poids différents. Per veramente aggiustare al millimetro quello che si chiama pescaggio della barca. La barca può pescare al massimo 4,50 m, l'obiettivo è che peschi 4 metri e 499 mm. Quindi c'è molto tempo in ufficio comunque, nonostante sia uno sport in cui io più o meno faccio una vita da atleta, passiamo molto tempo a guardare i dati che raccogliamo durante le navigazioni. Lei è Elise, si occupa soprattutto di analisi dei dati, Gianluca ormai lo conoscete perché lavora con me da un po' di anni, di capire come utilizzarli al meglio per non perdersi, perché a volte troppi dati sono anche un po' confusionari, invece se ne guardiamo pochi attentamente riusciamo a volte a trovare delle risposte alle nostre domande. Abbiamo dovuto fare una riparazione all'albero che qua Mika ci racconta, il nostro responsabile composite, un po' nei dettagli. On a de la chance d'avoir un sponsor qui fabrique aussi du carbone pour son utilité au quotidien. Et ils nous ont fourni du HM qui est un haut module. C'est la première fois du coup que tu travailles avec le carbone qu'ils nous ont envoyé? Ah bah celui-là oui, Ok. parce que celui-là on l'utilise pas tous les jours. C'est vraiment que sur les espas. En fait ça a besoin d'être raide. Et le HM, c'est une fibre qui est assez cassante, mais qui est super raide. Et Mapei, ils utilisent ça au quotidien, ces tissus-là. Donc on teste, mais grandeur nature, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. À l'application, c'est vraiment bien.
Bah, questa era la seggiola che c'era a bordo della nostra barca con cui Tomà ha fatto il Vendée Globe e quindi è il posto dove per l'anno scorso insomma preparavo le regate, la meteo, guardavo gli strumenti e tutte queste cose, ma abbiamo pensato che fosse un po' troppo pesante, un po' troppo comoda e quindi facciamo una versione un po' più scomoda, così devo stare più sveglio. Quindi l'idea insomma è cercare di ottimizzare un po' questo posto qua. Una cosa a cui mi sono divertito tantissimo a fare durante questo cantiere è occuparmi un po' di quello che sarà il nuovo, come si dice in francese, siège de veille, che in italiano cosa sarà? La postazione di navigazione, non so bene come dirla. E quindi è questa seggiola che ho pensato un po' sempre seguendo la filosofia di tutto il cantiere, quindi di alleggerire tutto quello che fosse possibile alleggerire, ma anche per cercare di seguire questa regola fondamentale nella vela oceanica, che ogni cosa che c'è a bordo deve servire ad almeno 2 cose. Ovviamente l'ho costruita, diciamo, non solo con le mie mani, ma molto seguito attentamente da Mika e soprattutto da Bastian, che poi è lui che si è occupato di fare gran parte di questa seggiola. E l'idea anche che sia un prototipo, diciamo, un po' una versione zero da cui partire, molto semplice. Poi se vorremmo aggiungere qualcosa di più confortevole lo faremo, però all'inizio è veramente l'idea di fare super light. Città di Concarneau e io parto per la prima regata della stagione non sulla Grande Mapei ma sul Figaro 3 di Thomas de Dineschamps. Per fare queste 800 miglia di Figaro sono 35 barche, tutti i più forti della classe. Allora, il più conosciuto diciamo è Jérémy Bayou, che è lo skipper di Charal. Certo c'è Johan Richomme che ha vinto 2 volte la solitaria di Figaro e Jérémy Bayou l'ha vinta 3 volte. Nicolas Lumven, anche se non fa più IMOCA, però insomma essere ripartito sul Figaro, ha vinto anche 2 volte la solitaire. Berrear Lois sì, farà IMOCA ma per adesso non ha ancora la sua barca, così a prendere un po' il piede marino perché sarà bella intensa, fredda, bagnata. Poi in realtà il supporto è perfetto per farlo perché non dobbiamo pensare alla barca, alla problematica, no? Che è sempre un tema molto che prende un sacco di energie. Poi la barca è tutto uguale per tutti. Bisogna soprattutto pensare a se stessi, alle relazioni, alla strategia. La velocità ovviamente è molto importante, ma sono piccoli dettagli e non si possono fare grandi differenze. Ok, dai! Dai! E però c'è stato questo piccolo contrattempo, insomma ho rischiato di partire un po' in ritardo, poi sono arrivato in tempo. La partenza con 35 barche nella baia di Port-la-Forêt è super impressionante. Noi siamo riusciti a passare la boa di disimpegno in terza posizione e da lì abbiamo tenuto questa posizione tra il primo, secondo e terzo fino alla boa a nord, nelle isole, quelle che chiamano anglo-normanne, ma sfortunatamente poco prima di quella boa lì ho deciso che dovevamo fare la scelta diversa dalla flotta, mentre ovviamente è stata una grande stupidaggine perché abbiamo perso 3 miglia e 3 miglia in una flotta così stretta vuol dire tipo 15 posti, quindi siamo passati dal terzo, secondo posto al 15esimo, 18esimo. Però non abbiamo mollato, abbiamo avuto anche un po' di fortuna con un po' di meteo che ci ha permesso di tornare vicino al gruppetto di testa e da lì abbiamo fatto questo bordo di pazzi furiosi che ha segnato la flotta, costole rotte, chiglie, vele, timoni, foil, insomma ci sono state un po' di vittime in questo bordo verso sud, verso questo waypoint al largo che ha segnato veramente tutti e da lì però siamo riusciti a ritornare in una super posizione perché abbiamo finito quinti e quindi siamo stati molto contenti. Bravo Tom. Non, mais c'était facile. À partir, je trouve que le dernier jour c'était un peu chiant là. Et ces bonnets-là, il faut le commercialiser. Il faut que l'humanité découvre ça. Ça c'est il bonnet des maçons qui utilisent les produits Mapei là. Figaro, mamma mia, sono contentissimo di essere arrivato perché è stata una regata tostissima, ci sono stati 2 giorni particolarmente molto intensi con tanto vento, acqua ovunque. C'ho ancora freddo solo a pensarci, oddio, il freddo c'ho ancora freddo pure ai piedi, però anche solo a pensarci mi vengono i brividi. 4 giorni ad aprile in mare adesso, è presto, per la stagione è presto, freddissimo. E mi sono reso conto di essere invecchiato tutto d'un colpo perché la metà della classe è gente che ha tra i 19 e i 25 anni.
Dopodiché ci sono ancora dei senatori, io sono un po' in mezzo, ecco, sono in questo limbo purgatorio, diciamo. Ovviamente poi c'è il momento dei ritrovamenti sul pontile e qua una persona che ho ormai sfidato tante volte negli ultimi anni, Don Johan Richomme, mi bacia le mani e questa me la porta a casa così. All'arrivo della regata a Concarneau ci hanno offerto una stupenda lasagna, famosissima Concarneau per i suoi piatti tipici tipo la lasagna. Tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Ouais, c'est un peu le rush, ouais. C'est la fin de chantier. Enfin, c'est la fin de chantier. C'est le début de la fin de chantier. E siamo arrivati alla fine di questo quinto episodio, il nostro ultimo episodio polveroso e puzzolente, nel senso che è finita la fase di cantiere, e tra 10 giorni avremo una barca nel vero senso della parola, nel senso che sarà nel suo elemento naturale, non più all'ombra ma nell'acqua con il sole, il vento, le vele, e vedremo finalmente così sorgere di questo nostro nuovo progetto e vedremo un po' tutta la fatica che abbiamo messo in queste ore invernali a lavorare come matti per rendere alla Grande Marveille la miglior barca possibile. Alla prossima! C'est la touche finale. Tocco finale.